Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. In questo video proseguo con la playlist sul calendario apistico e vi ricordo che qui in descrizione vi metterò il link per poter scaricare il calendario apistico del 2022 che ho fatto in collaborazione con il gruppo Facebook di Apissima, e per questo ringrazio tanto Donato che mi ha offerto questa grande possibilità. Ma bando alle ciance e avanti col video. Eccoci ragazzi, un'altra precisazione che devo fare prima di cominciare il video sul calendario apistico con i lavori di gennaio è quello di ringraziare Vito del canale YouTube Apicoltura, Dolcezza e Natura, perché mi ha menzionato in uno dei suoi recenti video. Se ancora non l'avete visto vi invito ad andarlo a vedere, e se non conoscete il canale di Vito vi invito a visionarlo perché è veramente ricchissimo e vale la pena iscriversi. Grazie Vito, ti ringrazio tanto. Non dimenticatevi, se non l'avete ancora fatto ragazzi, di iscrivervi al canale, di mettere un bel like al video, perché la primavera oramai sta arrivando, è vero, non è ancora arrivata alle porte ma sta arrivando, e per non perdere gli aggiornamenti inerenti alla fase più importante della stagione apistica vi invito quindi ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Ragazzi, il calendario apistico di gennaio, come quello di dicembre, è un po' scarno, devo dire. Non è che ci sono tanti lavori da fare, perché le api ancora sono per lo più inglomere in gran parte della penisola italiana, e i lavori da fare si limitano solamente ai lavori da fare in laboratorio e magazzino e alle ispezioni esterne degli alveari. Quindi abbiamo nel controllo esterno, controlliamo se già c'è un po' di volo, possiamo controllare nei dintorni a che punto sta la fioritura del nocciolo. Ad esempio qui da me nella mia zona ha sempre fatto nebbia e freddo, ha fatto pochissime giornate di sole e, come prevedevo, il nocciolo è ancora indietro con la fioritura. Si prevede che la fioritura sia per la fine del mese o forse qualche giorno prima, come di consueto d'altronde nella mia zona accade. Quindi visionate il volo delle api, se hanno già del polline sulle zampette quando rientrano, andate là nelle ore più calde della giornata quando c'è il sole, e intanto che ci siete visionate anche la mortalità che troverete davanti alle vostre cassette. Quindi, come vi ho già fatto vedere in alcuni miei video, dovete sollevare la porticina e guardare dentro quante api morte ci sono sul fondo. Se si tratta di poche decine di api morte sul fondo dell'arnia è una cosa normale. Se invece trovate un fondo completamente coperto di api morte, purtroppo devo dirvi che la situazione è quasi irrecuperabile. Una volta che avete fatto questi controlli esterni potete procedere alla soppesatura degli alveari. Quindi, come già vi ho spiegato, si pesano da dietro le arnie e con un pochino di esperienza si riesce a capire se l'alveare ha bisogno o meno di nutrizione. E un'altra cosa ancora che potete fare, se li usate, è quello di visionare i cassettini, i fondi antivarroa. Ad esempio io questi non li uso praticamente mai, se non per fare sublimati, e visionando i cassettini potete capire dove è posizionato il gromere e che cosa sta accadendo a grandi linee nell'alveare. Quindi se stanno consumando miele troverete residui di cera chiara, se stanno invece covando e nascendo api troverete residui di cera scura. Questo indicativamente per farvi capire quello che succede, e poi dal cassettino trovate anche una situazione che vi fa capire dove è posizionato il glomere e quanti telai occupano le api in quel momento. Non utilizzando i cassettini non mi faccio questo tipo di problemi. Vi dico che, come avete già visto dal video che ho fatto, il primo video di gennaio, io, approfittando di una giornata serena con le temperature sui 10-11 gradi, ho aperto campione diverse famiglie e da questa apertura mi sono accorto con mia sorpresa che le api già stavano covando già da diversi giorni, perché ho trovato sia covato a percolata e sia api nascenti. Quindi la covata è iniziata già da 3 settimane evidentemente. E questo a mia grande sorpresa perché? Perché il nocciolo non è ancora partito, è ancora indietro con la fioritura. Abbiamo avuto una stagione praticamente senza sole, sempre nebbia, sempre freddo, temperature sotto lo zero, e nonostante ciò
con un volo praticamente assente, la regina per qualche motivo ha comunque deciso di iniziare la deposizione in anticipo, in largo anticipo rispetto ai soliti anni. Io mi sarei aspettato in questi giorni di trovare qualche uova, qualche larvetta al massimo, forse una piccolissima quantità di cielo percolate, ma mai e poi mai api nascenti. Quindi a volte è utile visionare quello che succede, ma a volte è anche utile riuscire magari a fare una visita veloce. Io vi consiglio di non disturbare sempre le vostre api in questi periodi, ma se ne trovate la necessità o l'occasione, viste magari le temperature favorevoli di una giornata, potete farlo in maniera molto veloce. Questa mia situazione mi ha permesso di arrivare alla conclusione che un ciclo di sublimato alla ripartenza non è più sufficiente, ma dovrò fare più cicli per coprire almeno il ciclo di covate che è già in atto. Si capisce che gennaio è ancora un mese dedicato alla pulizia della varroa. Voi dovete preventivare finché non c'è covata di dare un trattamento ancora risolutivo, di pulizia si chiama questa volta, per permettere alle api di poter partire in primavera il più pulite possibile. E se non aprite le cassette, se non volete disturbarle, potete dare un ciclo di sublimato o di gocciolata se le temperature lo consentono. In alternativa potete aprirle, visionare, se c'è covata potete fare come faccio io, quindi 3 cicli di sublimato una volta a settimana, oppure sforchettare quella covata o percolata che vi trovate e fare un ciclo singolo di gocciolato, sempre con le temperature sopra i 10 gradi e con un bel volo. Le mie attività che si svolgeranno nel mese di gennaio è quella di preparare i telaini e di preparare la cera, quindi i telaini vecchi che ho sciolto verranno quindi infilati nuovamente se i fili sono rotti, verranno passati con la fiamma per dargli una bella disinfettata e comincerò anche a piazzare qualche foglio cereo sui telaini, sia da melario sia da nido, per essere pronto poi alla ripresa primaverile, dove non avrò questo tempo a disposizione, per essere pronto quindi ad intervenire per allargare le famiglie. Nel mese di gennaio dobbiamo approfittare anche per aumentare il nostro livello di istruzione. Dobbiamo iscriverci a dei corsi sull'apicoltura, sulla gestione dei nostri alveari. Nei mesi invernali gli apicoltori si formano, studiano e cercano di perfezionare le loro tecniche, ragazzi. Quindi il mese di gennaio dovete approfittarne per poter svolgere al meglio queste attività. Vi preannuncio già che i prossimi video che usciranno da febbraio in poi saranno per lo più video sul campo, saranno per lo più video in cui vi farò vedere le tecniche per cercare di spingere la regina a covare di più, per cercare di portarle in produzione magari già sulla prima fioritura di Tarassaco. Vi preannuncio che saranno video molto interessanti e molto istruttivi per chi ancora non è esperto e per chi vuole imparare a spingere le api su nel melario per fare il vostro primo miele. Quindi ragazzi, rimanete collegati, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di mettere un bel like e di condividere questo video con i vostri amici. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.